Ragazzi, perché l'overdrive è così importante per il suono di un chitarrista? E soprattutto, perché molti si ispirano al Marshall Blues Breaker? Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e la mia ossessione per gli overdrive ha raggiunto livelli estremi. E ora vi spiego perché. Molti produttori di effetti si sono negli anni ispirati al famosissimo Marshall Blues Breaker, un overdrive usato negli anni 90 è diventato iconico. E oggi ho qui con me un pedale che si ispira a quel mondo, e direi anche andando oltre. Il Morning Glory di JHS Pedal, in italiano JHS. Ringrazio JHS per avermi inviato il Morning Glory, la quarta versione, sicuramente il loro pedale più famoso. È presente nelle pedaliere di numerosi chitarristi, tra cui Noel Gallagher e Larry Basilio. È un cosiddetto overdrive trasparente perché risponde bene al tocco, alla dinamica e ha delle frequenze medie molto equilibrate, non invasive, come ad esempio un tube screamer, e con delle alte ben definite e piacevoli, ed è ovviamente true bypass. Come il Blues Breaker non è un pedale high gain, come ad esempio il Fulton OCD, e direi che ha una distorsione medio-bassa ma ha una compressione bellissima che rispetta il carattere del proprio amplificatore, migliorandolo addirittura. Un overdrive trasparente come il Morning Glory può essere utilizzato secondo 4 modalità. 1. Per aggiungere un timbro più graffiante ad un suono clean, che altrimenti risulterebbe un po' piatto, un po' sterile. 2. Per aggiungere un boost ad un suono già crunch e renderlo ancora più pieno. 3. Per simulare il tocco tipico di un amplificatore valvolare, specie se l'amplificatore non è di grandissima qualità. E 4. Per passare da un suono con un livello di guadagno basso ad uno più alto. E ora vi farò sentire qualche esempio in modo che anche voi possiate applicare questi concetti al vostro setup. E se dopo averlo sentito volete capire come utilizzarlo al meglio, non perdetevi il mio corso Suoni Effetti in 2 volumi dove vi spiego come funzionano i 16 effetti più utilizzati da noi chitarristi e come costruire 29 catene adatte a qualsiasi genere. Trovate il link qui sopra e in descrizione. Il Morning Glory arriva in un imballo ben protetto e al suo interno troviamo il manuale di istruzioni, il pedale, i piedini adesivi, un plettro e una spelletta con il logo JHS. Come vedete il pedale è rifinito benissimo, dà una bella sensazione di solidità e ovviamente lo attiviamo premendo lo switch, che è molto silenzioso, non ha lo scattino. In basso a destra troviamo il jack di ingresso e a sinistra il jack di uscita. Sopra il jack d'ingresso poi abbiamo un foot switch, vedete che ha l'anello rosso, che serve proprio per attivare la seconda modalità di questo pedale, che è la modalità boost, che è una delle grandi sorprese di questa nuova versione. Ma lo vedremo tra poco. In alto troviamo l'ingresso per un alimentatore da 9 volts che non è incluso. Vi ricordo che questo pedale funziona soltanto con l'alimentatore. Come suona il Morning Glory? Innanzitutto vi dico che è difficilissimo farvi capire la sensazione che si prova suonando un overdrive cosiddetto trasparente. Come regola generale, la prima cosa che vado a sentire è in sostanza se il pedale mi restituisce quelle sfumature timbriche di dinamica che a volte purtroppo mancano in un amplificatore, e soprattutto l'importante è che non stravolga il suono del nostro strumento. Per cui il modo migliore per capire come suona questo pedale è provarlo di persona. Trovate come sempre il link in descrizione. I controlli sono i classici di un overdrive. Abbiamo il potenziometro del volume che regola ovviamente il livello di uscita, e alzandolo possiamo usarlo come un clean boost, e in questa versione vi ricordo che l'headroom è raddoppiata rispetto alle versioni precedenti. E fate caso come cambia il suono dell'amplificatore diventando più graffiante. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro overdrive preferito e scagliatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Ho detto che non vi voglio
Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Con il controllo drive trasformiamo il suono da clean a overdrive. Basta alzarlo per ottenere un suono crunch che di fatto simula il comportamento di un amplificatore valvolare nel punto di breakup. Volendo possiamo scolpire il suono con il controllo di tono o inserire un filtro per tagliare le alte frequenze. Lo troviamo qui, è un po' nascosto. È utile se avete ad esempio dei pick-up molto brillanti e volete un suono leggermente più scuro. Se poi volessimo un segnale ancora più distorto, basta premere lo switch gain e in questo modo possiamo raddoppiare il guadagno, avere un suono più saturo e ricco di basse. Di fatto è come se avessimo due Morning Glory collegati in cascata in un unico pedale. Notate anche come la luce del LED cambi da blu a rossa proprio per indicare visivamente che siamo nella modalità high gain. Possiamo inserire uno switch direttamente all'ingresso sulla destra e usarlo per passare da un suono con un livello di guadagno più basso ad uno più alto. La JHS vende il suo Red Remote Switch che è piccolino e di grande qualità, ma secondo me un po' caro. Ovviamente potete collegarci senza problemi qualsiasi switch compatibile, vi lascio in descrizione un paio di link se volete acquistarlo. Vediamo il costo, il Morning Glory viene circa 230 euro, è in linea con pedali di questo livello e con una qualità costruttiva made in USA. E dopo averlo provato a fondo vi garantisco che rimarrà fisso nella mia pedaliera. Lo uso infatti come pedale sempre acceso per arricchire il timbro della mia chitarra. Posso passare infatti da un suono clean a uno più graffiante semplicemente alzando il volume della chitarra o spingendo di più con la mano destra. Non è un pedale high gain, ma nella modalità boost abbiamo quindi un doppio stadio di guadagno e questo permette di passare ad esempio da una ritmica crunch ad un suono lead con un solo pedale. Peccato che non sia presente uno switch direttamente sul pedale e bisogna acquistarne uno esterno. Devo dire che poi funziona alla grande combinandolo con altri overdrive e questo è un argomento secondo me fondamentale per capire come creare il vostro suono. Se vi interessa, mi piacerebbe parlarne in un prossimo video, fatemelo sapere, magari lasciatemi un commento qui sotto che ovviamente non leggerò, ma se cliccate il video qui sopra vi do qualche anticipo. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi e buona musica!